Il restyling di Volkswagen T-Cross è uno dei più intelligenti degli ultimi tempi e dimostra quanto effettivamente Volkswagen ci tenga a soddisfare i propri clienti, perché per ripensare o aggiornare una propria vettura ascolta i loro feedback, e questo lo apprezzo anch'io. Eh sì, perché il design non è stato stravolto bensì arricchito, le sue proporzioni sono rimaste quelle tanto amate, dato che ne sono state vendute più di 1.200.000 dal suo lancio nel 2018, materiali e assemblaggi sono stati migliorati e la dotazione di serie ora è molto più generosa, con nuove tecnologie molto interessanti. Questo tra gli altri aspetti, vedremo infatti cosa e quanto effettivamente ti porti a casa andando a spendere all'incirca 30.000 euro, che è il prezzo di questa Style, quindi top di gamma, concessomi gentilmente da Ceccato Automobili, che ringrazio per la prova, e dove potete andare per configurare la vostra T-Cross. Prendetela gialla! No scherzo, sono belli tutti i nuovi colori. Vi anticipo già che questo esemplare è la versione da 115 cavalli e cambio DSG a 7 rapporti in allestimento Style, con questi bellissimi cerchi da 18 pollici con superficie diamantata. Il top di gamma insieme all'Airline, ma a fine video vi darò il mio consiglio. E la parola style direi che le si addice, infatti lei cavalca l'onda dei mini crossover stilosi. In effetti qui abbiamo un nuovo paraurti più d'impatto con un nuovo gruppo ottico full LED di serie, espressione che sentirete spesso, addirittura qui a matrice. E poi abbiamo questa barra LED che corre lungo tutto il frontale, molto contemporanea, che naturalmente troviamo anche nel posteriore, dove abbiamo anche un nuovo disegno dei gruppi ottici qui a X e con freccia dinamica. È un bagagliaio sorprendente che vi mostro subito, perché abbiamo, oltre all'apertura purtroppo manuale, 385 litri minimi, che per un B-SUV è un valore super. E dico minimi, sapete perché? Perché il divanetto posteriore scorre per favorire o il carico o lo spazio a bordo, che è davvero buono per un SUV così compatto. Spazio ce n'è sia sopra la testa che per le ginocchia, doppia presa USB-C, le tasche sono ampie e ci sta una borracciona, e spazio per la testa c'è anche per il quinto passeggero. D'accordo, ma adesso vorrei andare a fare il primo passeggero, quindi andiamo. Si sta seduti comodi dietro e si sta seduti comodi anche alla guida. Infatti la posizione di guida è leggermente rialzata, quindi dà l'idea di essere su un crossover, e infatti anche a livello di visibilità mi trovo molto bene. I montanti non sono troppo grossi, ma soprattutto gli specchietti retrovisori sono giganteschi e tra l'altro richiudibili elettricamente. Tra l'altro utilissima la retrocamera, che è praticamente di serie, ma dopo vi spiego perché, anche se comunque il raggio di sterzata è molto contenuto, appena sopra i 10 metri, quindi per le manovre nessun problema. Ma la prima cosa che ho notato è la posizione del volante, o meglio l'inclinazione del volante, che è inequivocabilmente turistica, da che la parola sport qui sulla nuova T-Cross non esiste, non viene mai pronunciata, e infatti non esistono le modalità di guida, o meglio sono opzionali, il che è tutto dire. Ce ne sarebbe una in realtà, quella autonoma. Il Travel Assist con cruise control adattivo e assistente di corsia, oltre che il sistema di frenata d'emergenza e riconoscimento della segnaletica stradale, sono tutti di serie e funzionano molto bene. Si attiva dalla razza sinistra del volante, dove troviamo tutti i comandi, e devo dire che mi sto trovando davvero bene. Io di solito non li utilizzo spesso gli ADAS quando ho in prova un'automobile, ma su queste Volkswagen il livello è davvero avanzato. L'auto resta sulla linea in modo perfetto in mezzo alla carreggiata e segue l'auto che ci precede senza nessun problema, partenze, ripartenze, fa tutto lei. E soprattutto sono semplici da attivare, perché di solito sono un po' confusionarie, devi schiacciare 50.000 pulsanti. Qui invece è tutto molto chiaro, quindi per quanto riguarda la CC, brava Volkswagen. Va da sé che se volete utilizzare spesso i sistemi di assistenza alla guida autonoma, prendete la DSG ed evitate magari il cambio manuale, che potrebbe essere un po' più fastidioso per questo punto di vista. Cambio dunque a 6 rapporti automatico doppia frizione, apprezzabile in quanto è impostato per una guida confortevole. Come andrebbe utilizzato d'altronde, infatti se chiediamo tanta potenza il cambio tende a spingere il motore fino al limitatore talvolta, prima di passare al rapporto successivo, e sale la rumorosità anche all'interno dell'abitacolo. Il 3 cilindri infatti si fa sentire abbastanza in accelerazione. E comunque se proprio ci sarebbe anche la modalità manuale, ci sono le palette al volante, palette, ma non credo che le utilizzerete spesso, o mai.
Vediamo dunque cosa ci aspetta al posto guida. Le novità ci sono a partire dall'impostazione complessiva della plancia, ma la prima cosa che vale la pena menzionare sono i materiali. Plastiche sì, ma morbide qui sopra, qui con delle impunture bianche, qui in questa finitura glossy black un po' lucida, qui sotto ancora morbide e poi inizia la parte della plastica dura. Ma sentite? Niente, vero? Gli assemblaggi sono impeccabili. Trovate un esemplare e ditemi se sentite uno scricchiolio. Così come i tasti fisici che tornano dopo la parentesi capacitiva non apprezzata da molti. Con la razza destra si controlla anche il cockpit digitale, anch'esso di serie e ben configurabile. Ben fatto il nuovo display da 8 pollici di serie, semplice e funzionale, anche se alcune grafiche sono un po' retro, come questa. Ci sono comunque CarPlay e Android Auto wireless di serie. Ecco, l'unica cosa che non ho capito è perché mettere la scorciatoia del menu principale il più lontano possibile dal mio braccio, ma poco male, l'avrei scambiata con il comando vocale, che tra l'altro se avete connesso Apple CarPlay e tenete premuto il comando vocale, piccola chicca, ti chiama Siri. Tra l'altro ci sarebbe anche il display opzionale maggiorato da 9,2 pollici, ma direi che per il segmento questo qui basta e avanza. Nella parte inferiore invece parte la valanga di piano black, sempre simpatico, sempre che ci piace molto, con il vanetto per riporre il telefono, una doppia presa USB-C molto utile e i comandi del clima che sono tutti a sfioramento, quindi per modificare la temperatura o la potenza delle Perché? Stavamo andando così bene con i comandi fisici qui al volante, questi sono tutti a sfioramento e soprattutto sono un po' troppo in basso e soprattutto durante la guida utilizzarli diventa un po' difficile, bisogna un po' azzeccare il tocco. Ma parliamo di consumi. Dunque, A velocità costante questo 1000 è abbastanza parco, parliamo di 28-30 con un litro, 50 e 70 km/h costanti, la fascia dove dà il proprio meglio. In città per esempio, non avendo alcun tipo di elettrificazione, tra frenate e ripartenze la media si abbassa. Tuttavia, il peso ridotto di 1250 kg in ordine di marcia aiuta. nel complesso parliamo comunque di un motore, il TSI, decisamente super efficiente. Infatti, facendo percorsi, diciamo, prevalenza extraurbana, non avrete problemi assolutamente a fare i 18-20 km con un litro di media. Di fatto io adesso sono a 70 all'ora su questa strada dritta senza macchine e sto facendo i 28. Nuova T-Cross parte da 26.200 euro in versione Life, 95 cavalli e cambio manuale, con un'eccellente dotazione di base. Il vero affare però è l'Edition Plus, per soli 200 euro in più della Life concede i cerchi da 17 pollici, il sistema keyless, la videocamera posteriore e la vernice metallizzata. Se invece puntate al top dovete scegliere tra Style ed Airline, l'unica differenza tra le due è che nella Style sono di serie i fari Matrix, mentre sulla Airline i dettagli estetici, per cui opterei per la Style, vista la vocazione del mezzo. E prima di lasciarvi volevo darvi l'ultima chicca. Queste barre portatutto sul tetto ora trasportano 20 kg in più di carico verticale. Va bene, non abbiamo la trazione integrale, però per una scampagnata nelle nostre splendide colline vanno più che bene, direi. E già che ci sono io, visto il tempo, vado a farmi una bella passeggiata. E noi ovviamente ci vediamo al prossimo video. Possiamo partire allora. Vado, Ale. Smettila di bippare!